Buongiorno a tutti. Buongiorno, lasciata la Quinta de Monte Travesso, ripartiamo. Siamo in mezzo alle vigne, stradine abbastanza impervie. Sembra di essere in Toscana, nelle colline toscane. Ora ritorniamo sul fiume Douro. Quindi 20 minuti dopo essere partiti dalla cantina siamo arrivati a come? Pignao. Pignao, questo piccolo borghetto sul fiume Douro. Siamo circondati dalle vigne. Questa è un po' come una stazione dei vecchi tempi. È veramente carinissimo questo posto. Pignao. Guardate, c'ha il fiume, le barche che vengono dalle imbarcazioni che trasportavano le botti di uva, le casse di uva, fino a Vilanova de Gaia, dove veniva prodotto il porto. Sei completamente circondato dalle colline con le vigne. Sarebbe anche molto carino poter fare un'escursione sul fiume. Il problema è che sono quasi tutte chiuse, ha fatto brutto tempo tutta la settimana, c'è il fiume in piena e quindi in questo momento non stanno facendo le escursioni. Ci piace questo paesino che si chiama? Oh. Perché sembra quasi un gatto. Pignao. Pignao. Nome simpatico. Nome simpaticissimo, il paesino è carinissimo. Carinissimo. Bello, questo lungo fiume è proprio carino. Carino. Che finalmente adesso è uscito un po' di sole, quindi si vede la bellezza di questo luogo, perché finora abbiamo trovato brutto tempo, pioggia tutti i giorni e quindi non l'abbiamo apprezzato così tanto. Adesso si vedono tutti i terrazzamenti qua sopra che sono fantastici. Qui c'è un emissario del fiume Douro, che è quest'altro fiumiciattolo, che non è piccolino in realtà. Andiamo a vedere fin sotto il ponte. La cosa carina è che qua tutti i fiumi non sono a carattere torrentizio come può capitare da noi, ma probabilmente questi addirittura nascono in Spagna e quindi poi sfociano qua in Portogallo. Sono tutti fiumi navigabili. Beh, ti ride sempre quando faccio il treno, che è una delle poche cose da bambino che mi ricordo, che fa tutù. Ciuffete. Ripeti? Tutù. Ciuffete. Attento che si muove il ponte, non che finiamo giù. Io da bambino giocavo tantissimo con i trenini, quelli della Lima, piccolini, Riva Rossi, Lima.
tutta la carne e ci sono tutti questi cani che dormono qui dopo aver mangiato. Siamo sempre sulle sponde alte del Douro, che adesso siamo parcheggiati qui, ci fermiamo per un pasto. Dopo 5 giorni passati nella Valle del Douro sotto l'acqua, tra Porto, che comunque è la foce della Valle del Douro, e i paesini di montagna qua dove siamo stati negli ultimi giorni, abbiamo deciso di lasciare la Valle del Douro, basta, abbiamo preso acqua a sufficienza, e di spostarsi verso Guimarães, dove arriveremo questo pomeriggio tardi. E guardate cosa ci succede sempre nella Valle del Douro. Abbiamo deciso di andare via e guardate cosa è arrivato. Il sole! Insomma, una bella salitina da qui. In un quarto d'ora, 20 minuti al massimo, siamo arrivati al passo. Siamo a Carneiro e saremo a circa 900 metri di altitudine. Ora si riprende la discesa. E via, vediamo la vallata di là. E dal fiume siamo di nuovo tornati in città. Siamo a Guimarães, abbiamo parcheggiato Carletto qui in questo grande parcheggio sterrato appena fuori dal centro storico, che è la partenza della funicolare, funivia più che funicolare, che porterebbe alla montagna qua sopra, dove c'è un santuario, il santuario della Pegna. Ora 2 passi in centro e vi facciamo vedere un po' di questa cittadina che dicono sia molto carina. Sono le 4 e pochi minuti. Vediamo se riusciamo ad entrare nel castello, che chiude alle 5. Vediamo di velocizzarci. Eccoci qua, proprio sotto il castello. Bene, siamo fortunati, è chiuso per manutenzione. Con questi prati verdissimi sembra di essere tornati in Scozia. Il castello di Guimarães, dove è stata fatta la storia del Portogallo. Purtroppo però, per chi come noi è in viaggio nei mesi invernali, soprattutto a gennaio viene utilizzato molto spesso per fare le manutenzioni. Infatti noi nel nostro viaggio dovremmo andare nella natura. La natura non fa mai manutenzione, o meglio, la fa costantemente, day by day, giorno per giorno. Ogni tanto ci fa piacere fermarsi in città, e soprattutto in una città come Guimarães, che ci hanno parlato molto bene. Adesso andiamo a vedere il centro storico. Pazienza. The castle is closed. Saltiamo il castello e andiamo oltre. Nel frattempo qui c'è un bel parchetto, ci facciamo 2 passi. Più che saltare il castello ci giriamo intorno, ecco, perché saltarlo non mi sembra proprio il massimo. La tipica chiesa romanica. Insomma, in inverno bisogna andare nella natura, non andare a visitare le città, perché le città sono chiuse. Meglio, i monumenti delle città sono chiusi. Le città sono sempre aperte. Questa qui alle nostre spalle, Questa qui sopra, è la statua di Alfonso Enrique, il primo re di Portogallo. colui che qui a Guimarães ha fondato il Portogallo. E lo facciamo vedere bene. Alfonso, andiamo a vederci il centro storico. Ti va? Vai. Animali fatti con le pietre, carinissimi. Muy carino, muy carino.
Santiago passa di qui, da Guimarães. Davvero originale, particolare, molto medievale. Questa piazza in discesa per fare scolare l'acqua, oggi utilizzata da tanti di questi localini. Mauretto, ma dove ti ha portato? Dove è andato il Portogallo? Sì, la storia dice che con Alfonso Enrique è nato qui il Portogallo. Allora, in realtà Guimarães ci siamo persi il castello, ci è rimasti un po' male, ma forse non è la cosa più bella di Guimarães. Il centro storico, la città è meravigliosa, è bellissima. Una città medievale, questa è una piazza, purtroppo qua passano anche le auto. Guardate questa piazza che bella che è, stupenda. Guardate che bella questa piazza al tramonto. Ci stona un po' la gru, ma non ci stona la Betty. Che belli questi palazzi, in stile barocco neoclassico. Bella, 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 davvero bella. Una città davvero gradevole. Sembra quasi una città universitaria perché sembra molto ricca di locali, di giovani, tanti locali nelle piazze interne, soprattutto del centro storico. È pienissimo, la piazza ormai sono diventate dei bar all'aperto. Si vede che qui amano stare molto all'aperto. Anche in Spagna, come vi ricordate, ve l'avevo detto, durante i weekend loro sono sempre all'aperto. Anche se fa freddo magari tengono il cappotto, ma mangiano all'aperto. Amano stare all'aperto, veramente. E buongiorno a tutti. Mauretto già questa mattina ha il belino girato. No, assolutamente. Cioè, posso garantire ai follower che non ho niente, è lei che mi fa ridere ogni tanto. Comunque, dai, buongiorno a tutti. Stamattina così la giornata è iniziata discutendo. Lasciamo il paesino di Guimarães, non vi abbiamo fatto vedere dove eravamo parcheggiati questa notte perché me lo sono dimenticato. E adesso ripartiamo, andiamo in cerca di un altro supermercato Lidl per l'ultima spesa portoghese, perché nel giro di un paio di giorni lasciamo questo bellissimo paese. Aiuto! Capisco che lasciamo il Portogallo, ma Mauro quando va al supermercato è peggio di una donna. Mi ha riempito di scatolette di baccalao, tonno, sardine e cibo tutto a base di baccalao. E sa che sarà un po' più difficile trovarlo. Guardate qua, questa è la spesa che devo sistemare. Ben altri 110 euro di spesa. Che ci vuoi fare, Mauro? In queste cose non si risparmia, si vede. Se mi sente che lo dico, si incazza. Dove andiamo adesso? Braga. Andiamo in montagna e il gusto ci guadagna. Abbiamo attraversato diversi paesini. Ora c'è una collina di mezzo tra la zona di Guimarães e Braga e quindi stiamo salendo per raggiungere il passo e poi riscendere su Braga. Mauro poi nel pomeriggio vuole andare a vedere. Sono curioso dello stadio del Braga perché tutte le volte che l'ho visto in televisione
Braga è una discreta squadra, quasi gioca spesso in Champions o comunque in Europa League. C'è uno stadio in mezzo alle montagne, cioè le gradinate non ci sono perché c'è la montagna, ha soltanto le due gradinate, chiamiamole tribune. Beh, ci saranno un sacco di portoghesi a vedere la partita gratis. Hai capito la battuta? Hai capito? Ha fatto la battuta! Betty è diventata sagace, ha fatto la battuta. Ho fatto la battuta. Mauro mi vuol portare nei luoghi di culto. Eppure qui, come in tante zone che abbiamo già visto, è pieno di querce da sughero. Pienissimo. Infatti moltissime l'hanno già raccolto. C'è un bel parco qui attorno, con una splendida vista sulla città di Braga. Carletto parcheggiato in un parcheggio vicino al centro e ora ci andiamo a fare 2 passi. Le carrettine portoghesi classiche piastrellate con l'esterno. Questa qui alle spalle è particolare perché è proprio con i colori della bandiera portoghese, rosso e verde. Allora, Braga è stato un importante insediamento romano del I secolo a.C., dove qua i romani hanno fondato questa città. Si chiamava Bracara Augusta ed era la capitale di quella che allora era la Galessia, cioè tutta questa regione che comprende anche il nord-ovest della Spagna, che comunque è qua contigua. Successivamente ai Romani è stato il primo importante insediamento vescovile del Portogallo e quindi per questo motivo è ancora ad oggi rimasta una città che si basa molto sulle attività clericali. Ci sono tante chiese, c'è una cattedrale molto importante ed è una città che comunque ha un importante, esteso e vivissimo centro storico. Infatti qua a Braga ci sono tantissime chiese. Siamo pronti? Ci muoviamo? Mauro se non parla di calcio, di vela e di... ecco, non è contento. Lasciamo Braga, dai, una breve visita giusto per fare 2 passi nella cittadina e ora andiamo sempre più a nord, verso la Spagna. Dopo una trentina di chilometri da Braga abbiamo raggiunto il paesino di Ponte de Lima. C'è questa stazione con le azulejos, come si dice? Non lo so. Ossia queste piastrelle bianche e azzurre. Ebbene sì, abbiamo assaggiato. Non sono incazzato. Tu sei sempre incazzato. No, sto semplicemente sorridendo
assieme Perché? alla Betty, non sulla Betty, per alcune piccole cose che poi lei dice sempre che sono io responsabile, ma Tu c'entri sempre va a bene, io priori. c'entrano sempre, tanto con le donne è così, non si può fare diversamente. E vabbè, che ci vuoi fare? L'età ormai inizia a perdere un po' di colpi, si dimentica le cose, ripete le stesse cose. Mi ha assunto come badante, non come moglie.